Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto, Atalanta-Napoli 2-3, il giorno dopo portiamo via 3 punti da Bergamo, così come eravamo partiti da Capodichino con tantissimi tifosi al seguito della squadra, prima che si partisse per Bergamo, così è rientrato ovviamente il Napoli alle 3 stanotte, accolto da più di 5.000 tifosi all'aeroporto con Conte che si lascia andare, prende il megafono e urla anche un bel Forza Napoli, momenti che abbiamo vissuto non tanto tempo fa e che ritornano e fanno tantissimo piacere, dichiarazioni anche post partita del mister che non riguardano solo il rettangolo di gioco ma ha parlato anche delle trasferte vietate e quindi un ulteriore grazie a Conte e staff per la totale gestione di una squadra di calcio e non solo sul rettangolo di gioco. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto, così restate aggiornati in maniera cronologica. Un bel like se vi piace il video, l'iscrizione che fa piacere al sottoscritto, mi aiutate a far crescere il canale. E in questa domenica dove poi il risultato della partita del Napoli e l'andazzo del campionato potrebbe far rilassare l'algoritmo, gli diamo un po' di brio. Detto questo, partiamo proprio dalla situazione trasferte vietate, dove Conte denuncia la situazione avendo forse percepito l'amore totale verso i tifosi, lo sapeva già e l'aveva già ovviamente detto in varie conferenze, anche se torniamo indietro ai ritiri di Di Maro e Castel di Sangro, però che la squadra parte con tifosi al seguito da Capodichino e torna e si ritrova comunque in una bolgia azzurra, comunque l'aeroporto, fa un tantino il suo per quanto riguarda l'attaccamento e la voglia di vivere questo sogno insieme, noi tifosi, società, allenatore e calciatori. Ringraziamo il mister per aver denunciato questa situazione delle trasferte vietate, speriamo che ovviamente la sua campana di risonanza, che può essere, o meglio è molto più grande di un qualsiasi pinco pallino come me che può mettere un video su YouTube o sulle varie piattaforme social. Speriamo di mettere un po' di sale in zucca, nemmeno portare un po' di sale in zucca a chi poi deve prendere delle decisioni, perché va benissimo il voler prevenire tafferugli e situazioni comunque che non devono assolutamente accadere nel mondo del calcio e negli eventi in generale, però poi eh, diciamo che dividerli per categorie tra residenti a Napoli che sono pericolosi e napoletani che sono residenti altrove e non sono pericolosi è una stronzata abissale. Perdonatemi il termine. Le parole del mister nel post partita, non vado a riprendere tutte le interviste e tutte le dichiarazioni, ma alcune cose che a me fanno tantissimo piacere, ovvero noi stiamo andando anche troppo veloce e nessuno di noi ha intenzione di togliere il piede dal pedale. Questo è fino in cascina per il nostro ritorno in Europa. Siamo lassù e non abbiamo certo voglia di tornare giù. Stiamo facendo qualcosa di straordinario in mezzo a tante difficoltà e non voglio sentire lamentele da parte di nessuno. Le difficoltà devono solo motivarci. Sono soddisfatto perché avevo chiesto ai miei di essere coraggiosi e loro in tutta la partita hanno sempre guardato gli altri negli occhi, anche dopo essere andati in svantaggio. Il secondo gol poi avrebbe ammazzato anche un toro. Ultima considerazione, richiamando anche qualcuno che poi ha voluto di sua spontanea volontà togliersi il colore azzurro di dosso perché forse non gli donava. I nostri calciatori sono seri per bene e hanno un grande senso di appartenenza, cosa che credo sia importante sapere per quale squadra giochi, per quale città, per quale popolo. Dichiarazione che è arrivata sicuramente fino a Parigi. Aperto e chiuso definitivamente il capitolo Quara, perché comunque è il passato e noi dobbiamo goderci al 100% i momenti di quest'annata e il cammino di questo Napoli. Prima di passare alla partita e ai nostri calciatori impegnati per gesti tecnici, gol e quant'altro, volevo un attimo solamente riportare una notizia scritta da tifosi imparziali e quindi non del Napoli,
Atalanta-Napoli, una bella partita, equilibrata, poi ad un tratto ho visto un fallo da giallo di Bellanova, quasi rosso, convertito dall'arbitro Andrea Colombo di Como, che ammonisce Neres e anche Juan Jesus per proteste. Questi si chiamano arbitraggi scientifici. Per Cassi c'è. Questo è un post ovviamente su un social, su una bella pagina, bella grande, di tifosi imparziali, e mi rifaccio a questo post alzando un tantino l'attenzione per quanto riguarda la situazione Neres, perché ieri, almeno per quello che ho visto io, poi confermatemi voi nella sezione commenti qui sotto, è partita la caccia all'uomo, perché ovviamente prima, al di là delle prestazioni del Giorgiano, che potevano essere sufficienti o meno, avevi comunque quella condizione di poter provare da una parte all'altra. Avevi due dribblatori che, bene o male, uno fa il suo dovere al 200% ed è Neres, l'altro poteva uscirci la situazione, il dribbling e la superiorità numerica, quindi dovevi andare a parare diciamo sui due lati. Al momento, avendo in Neres l'unico dribblatore che poi al 200% porta l'azione come si deve e la rende pericolosa, ecco che comincia la caccia all'uomo. Perché ieri io un tantino di paura sulla situazione Bellanova, al di là del cartellino o non cartellino, comunque una botta pesante. Diciamo che al momento perdi un esterno d'attacco ed è sicuramente una situazione nella quale poi non ti ci vuoi trovare, anche se Conte con Spinazzola, che a me è piaciuto tantissimo anche ieri, da subentrato, ed è piaciuto anche nella partita contro la Fiorentina, comunque riesce a trovare la quadra. Il nostro top player resta in panchina e si chiama Antonio Conte a tutti gli effetti. Un Gasperini e anche nelle interviste post partita che non ci stanno. L'Atalanta ha fatto la partita, non meritavamo la sconfitta, eccetera eccetera eccetera. Io voglio solo dire a Gasperini che gli XG, anche se bassi, di questa partita sono in favore del Napoli, di poco, ma sono in favore del Napoli. 0,80 0,72. Il Napoli ha 3 grandi occasioni e butta dentro 3 gol. L'Atalanta per grandi occasioni nei numeri diciamo che va a beccare uno 0 tondo tondo tondo. È un Napoli che cinico e granitico e molto ma molto attento. Va elogiata la prestazione, l'ennesima prestazione sicuramente di Juan Jesus. Reteghi ce lo perdiamo una sola volta e ovviamente la paghiamo cara quella situazione, perché prendiamo il gol. Sul secondo, se sul primo diciamo si può anche analizzare un errore di posizionamento e una dormita generale, ma da quando parte l'azione Samasic allarga, poi la palla torna, poi arriva diciamo a centro area e perdiamo Reteghi, lì si potrebbe anche dire sì, abbiamo dormito un tantino, ci siamo persi l'attaccante, va bene così, il gol ci sta. Però il secondo preso, l'uscita di Di Lorenzo sicuramente è sbagliata, però c'è la copertura di Politano immediata, movimento comunque fatto e situazione tra virgolette coperta per quanto riguardava poi l'andare su Lookman, solo che 56.000 rimpalli fanno sì che poi arriva quella palla sporca su quel sinistro deviata dal polpaccio di Rachmani, si infila all'angolino quasi palorete, altrimenti sarebbe finita secondo me fuori o sul palo, diciamo quella conclusione. Quindi è solo sul primo, sul secondo non vado nemmeno ad analizzare l'errore, chi c'è stato, chi doveva esserci. Il Napoli si è coperto comunque discretamente bene e l'Atalanta ha fatto tantissima fatica nel poter arrivare a conclusione nella maniera pulita. E questo è il Napoli quando non risponde all'avversario a tu per tu e lo va a prendere molto ma molto alto, ma aspetta diciamo di piazzare il colpo e l'arrivare in porta quanto più pulito possibile. Tanto è vero che i 3 gol del Napoli sono secondo me tutti e 3 stupendi per come sono arrivati, per come sono stati costruiti. Il primo gol io non mi aspettavo un tiro
una sassata sotto la traversa di Politano, anche se era completamente solo al centro dell'area piccola, ma sono due situazioni che nascono comunque sulla sinistra da un certo David Neres. Il secondo Anghissà va a recuperare il pallone, vicino si trova Neres che non ci pensa due volte, con il tacco lo riserve e andiamo ovviamente sull'out di sinistra. Anghissà scarica dietro e McTominay, come uno dei migliori Hamsik in corsa, la mette all'incrocio, ovviamente dinamiche diverse, un contropiede diverso, però per dove è finito il pallone io ho subito ricordato quell'Hamsik contro la Juve 2-0 sotto e il Napoli comunque portò la partita sul 3-2. La ricordate sicuramente tutti quanti, una delle partite più belle che il Napoli ha giocato nell'era De Laurentiis al Cardiopalma. Eravamo acerbi ed eravamo però strafottenti, tra virgolette, per quanto riguardava poi il blasone dell'avversario, ce ne fregavamo altamente perché non avevamo nessun obiettivo, diciamo, molto ma molto difficile da raggiungere, quindi c'era tutta la spensieratezza del caso. Scott McTominay, appunto, Scott McTominay che è migliorato tantissimo insieme ad Anghissà, perché non è solo un miglioramento dello scozzese. Quando McTominay punta la porta, Anghissà va, diciamo, a dare una mano a Neres a sinistra per scambiare 1-2, oppure vedi Neres che è completamente in palla e diciamo ha creato la superiorità numerica. C'è Anghissà che va in appoggio e Anghissà serve come il pane così, perché ha visione di gioco, perché all'ultimo passaggio magari pecca nel tiro e l'abbiamo sempre detto, abbiamo analizzato anche alcune situazioni, non ha una media altissima per, diciamo, tra tiri effettuati e nel centrare la porta, però per quanto riguarda la visione di gioco, il guardare il compagno nell'ultimo passaggio, Anghissà non è secondo assolutamente a nessuno e quindi è una mediana che ha trovato completamente la quadra, lo dice anche Rachmani con una pressione in avanti così per la difesa è molto ma molto più semplice. L'anno scorso non ci è arrivato praticamente nessuno. Siamo contentissimi, almeno io sono contentissimo anche addirittura e vi dirò una cosa che forse non vi farà piacere, anche per come è andato l'anno scorso, perché altrimenti non arrivava Antonio Conte, cari ragazzi. Se il Napoli avesse fatto l'anno scorso un campionato, diciamo così, a mezzo servizio, ma conquistando comunque il posto in Europa, che possa essere stata una Conference, un'Europa League, molto probabilmente le dinamiche andavano sicuramente in maniera diversa. Serviva una situazione del genere, serviva un Napoli che sul pezzo dalla seconda giornata di campionato, perché la prima giornata ovviamente non va dimenticata, ma come ha detto Armando ieri in live da Mauro, se non vado errato, o ieri sera in live sul nostro canale, ha detto che la partita col Verona era la 39esima giornata dell'annata scorsa e siamo tutti assolutamente d'accordo. È un Napoli che dalle difficoltà però ne esce sempre più forte. L'abbiamo visto sia in quella situazione nella partita contro il Verona alla prima di campionato, dove poi è scattata la molla e ti sei messo in riga, e sia questa situazione di mercato appena vissuta, terminata, conclusa e diciamo confezionata e spedita a Parigi. È un Napoli che ne è uscito assolutamente più forte per quanto riguarda il gruppo, per quanto riguarda la voglia di portare risultati e condividere con i propri tifosi gioie e dolori che poi arriveranno, cari ragazzi. Non è che siamo qui e almeno io e credo che il Napoli fino a fine campionato le vince tutte, eccetera eccetera. Sarà un cammino tortuoso. Noi dobbiamo sempre ragionare di partita in partita, anche se le gioie e queste prestazioni vanno sicuramente celebrate e non bisogna cadere, o meglio, non bisogna farsi sopraffare dalle dichiarazioni di tifosi altrui o tifoserie altrui o addetti ai lavori, addirittura giornalisti e quant'altro, che possono dire
e avete già vinto lo scudetto, fate sempre questo, addobbi, non addobbi, eccetera, eccetera. Noi celebriamo la nostra squadra e viviamo il calcio come nessuno, non voglio tirare nemmeno in ballo l'Europa intero e il mondo, come nessuno in Italia. Gelosia? Assolutamente sì, siete gelosi e non ci volete stare. Noi invece siamo consapevoli di ciò che possiamo fare ed è un Napoli contiano al 100%. La partita di ieri ci dice che la geometria di Conte e l'arrivare in porta in maniera matematica la fa da padrone. Tanto è vero che quando il Napoli comunque subisce, come ieri, il pareggio, noi in campo non vediamo un Napoli che appena subito il pareggio torna all'arrembaggio, mette l'avversario alle corde, lo spinge nella propria metà campo. Assolutamente no. È un Napoli che sa perfettamente cosa fare e come arrivare in porta quando deve, quando ha l'acqua alla gola, tra virgolette, per portare i 3 punti a casa. E una volta finiti sopra 3-2, poi diventa complicata portarla a casa con l'uomo che è in panchina, anche perché, ultima situazione, e concludo e mi auguro che siate arrivati alla fine di questo video, perché non voglio più sentire Lukaku non è buono. Non ne dobbiamo parlare più, dobbiamo parlare di un Lukaku che è essenziale, fa il reparto da solo, fa sportellate con una difesa intera, crea spazi, assist e si fa trovare pronto per il 3-2 su uno stupendo cross di Anghissà che poteva sembrare anche una palla molto ma molto morbida. Lukaku la va a staccare quasi sulla linea di porta, difficilissimo come intervento di testa nel dover posizionare poi il pallone, diciamo, alle spalle di Carnesecchi, ma Lukaku sa perfettamente come e cosa fare in quella situazione. Attaccante navigato, i numeri parlano da soli. Lukaku ha fatto tantissimi gol in carriera e ci ha portato i 3 punti. Ci ha portato i 3 punti che saranno poi fondamentali, diciamo, a fine campionato per a livello numerico vedere dove e come sei arrivato. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video cari ragazzi, poi faremo il punto del calciomercato domani perché ci sono ancora situazioni che vanno avanti, ma oggi ci godiamo questa domenica calcistica con i 3 punti in saccoccia e un Napoli, non voglio dire consapevole, un Napoli che è arrivato al punto di essere conteano al 200%. Questa è la partita della consacrazione, chiamiamola così, sì, per me è la partita della consacrazione. Forza Napoli e grazie mister per aver ribaltato qualsiasi cosa in soli 6 mesi. Ciao!